Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi facciamo una comparativa tra le riceventi FrSky. Si tratta delle riceventi a 2.4 GHz consigliate per i droni FPV. Se volete acquistarle trovate tutti i link in descrizione. Partendo da sinistra abbiamo la X4RSB, la XSR, la XM Plus e la RXSR. Tutte le riceventi sono compatibili col modulo XGT in modo D16, quindi possono tranquillamente essere usate con le Taranis o le Horus. Il firmware di queste riceventi si può aggiornare facilmente tramite la radio stessa e possiamo scegliere di installare la versione europea o non europea. Queste riceventi supportano il protocollo S-Bus. Si tratta di un protocollo digitale a bassa latenza che fa passare tutti i canali in un unico cavo segnale. L'S-Bus ormai è diventato lo standard per i droni FPV. I vecchi protocolli come PPM e PVM sono obsoleti e non vengono più utilizzati. Il numero massimo di canali utilizzabili con l'S-Bus è 16, sufficienti per coprire ogni necessità di configurazione. Tutte le riceventi, ad eccezione dell'XM Plus, hanno a disposizione la SmartPort. SmartPort è una particolare interfaccia di trasmissione a due vie sviluppata da FrSky. Tramite SmartPort possiamo leggere i sensori del flight controller e ricevere sulla nostra radio i dati della telemetria. Oltre a ricevere i dati, con SmartPort possiamo anche inviarli. Ad esempio, tramite Lua Script possiamo trasmettere dalla radio al flight controller la configurazione PID. Tutti e quattro i ricevitori ci forniscono il segnale RSSI, tuttavia nell'XM Plus possiamo riceverlo solo tramite OSD del flight controller. FrSky dichiara questi riceventi come full range, questo significa che hanno 1,5 km di portata. Parliamo comunque di limiti teorici visto che la distanza viene influenzata da fattori esterni come ad esempio la presenza di ostacoli tra radio e ricevente. Vediamo ora peso e dimensioni delle nostre riceventi. La larghezza della X4R è di 20,7 mm, e la lunghezza è di 30 mm. Il peso è di 3,2 grammi. La lunghezza totale dell'antenna è di 15 cm, mentre la parte esposta è di 31,2 mm. La larghezza della XSR è di 19,1 mm e la lunghezza è di 25,7 mm. Il peso è di 3,2 grammi. La lunghezza totale dell'antenna è di 9 cm, mentre la parte esposta è di 25 mm. La larghezza dell'XM Plus è di 11,9 mm e la lunghezza è di 21,9 mm. Il peso è di 1,2 grammi. La lunghezza totale dell'antenna è di 9 cm, mentre la parte esposta è di 22 mm. La larghezza della RXSR è di 11 mm e la lunghezza è di 16,4 mm. Il peso è di 1,2 grammi. La lunghezza totale dell'antenna è di 9 cm, mentre la parte esposta è di 22 mm. Per concludere, vediamo pregi e difetti delle singole riceventi. La X4R si è dimostrata nel tempo una ricevente solida e affidabile. Buona la possibilità di sostituire le antenne in caso di rottura. Peso e dimensioni purtroppo non giocano a suo favore, infatti questa ricevente non è adatta alle costruzioni più piccole. Anche la XSR si configura come una valida scelta e ci offre peso e dimensioni più contenute rispetto alla X4R. Il suo più grande difetto può essere considerato avere le antenne saldate direttamente nel PCB. Questo rende per i meno esperti molto difficoltoso la sostituzione delle antenne in caso di rottura. La XM Plus è una delle riceventi più compatte della linea FrSky.
Anche qui abbiamo la possibilità di sostituire facilmente le antenne in caso di rottura. L'assenza della Smart Port è sicuramente un difetto, anche se dobbiamo dire che i moderni flat controller, tramite l'USD, ci danno a schermo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Delle 4 è quella dal costo più contenuto, aspetto da tenere in considerazione se vogliamo assemblare un drone a basso costo. Per concludere abbiamo l'ultima arrivata in casa FR Sky, la RXSR. Questa ricevente racchiude tutti i pregi delle altre: peso e dimensioni contenuti, possibilità di sostituire le antenne e Smart Port. La R iniziale del nome sta per ridondanza e ci dà la possibilità di collegare una seconda ricevente. Comunque questa caratteristica non è fondamentale nei mini quad racing o acrobatici. E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra ricevente preferita? Lasciate un commento e fatemi sapere la vostra opinione. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.